Questa settimana c'è stato un altro sgretolamento di un piccolo frammento della mia vecchia identità. Quello che sto per raccontarvi potrà sembrarvi banale, se non addirittura superficiale. Però in realtà anche nel momento in cui mi sono accorta della superficialità dell'azione che ho messo in atto, si è creato un altro frammento, ovvero quello del fatto che anche dalle cose più semplici e a volte superficiali che noi diamo per scontato possono portare alla distruzione della nostra identità. Lunedì è uscito lo shorts lunedì mattina su il video che solitamente io facevo nella vita precedente. E praticamente erano già 3 giorni in cui gli shorts, nonostante avessero tantissime visualizzazioni, per 3 giorni non superavano mai le 40 visualizzazioni. E i primi giorni ci stavo male, soffrivo molto, ero arrabbiata, ero frustrata perché ogni volta le cose andavano male, ogni volta è una lotta per combattere contro l'algoritmo, combattere contro le visualizzazioni, combattere contro YouTube, TikTok, eccetera, eccetera. E dentro di me c'era sempre questo aggrappamento su queste cose, cioè sento proprio nel cuore proprio un artiglio in cui si aggrappa a queste dinamiche. Lunedì, come ho detto, succede la solita dinamica. Il video non fa visualizzazioni, non riesco a capire la motivazione e mi dico, sai, non me ne frega niente. Proprio non basta, sono arrivata al limite di questo controllo, di questo attaccamento alle cose, a come vanno le cose, a doverle controllare in continuazione. Basta, mi sono stufata, non reggo più. E quindi ho passato tutto il pomeriggio a non voler vedere assolutamente nulla di quello che stava accadendo su YouTube. Sono uscita, ho letto un libro, non me ne è fregato proprio niente. L'unica cosa che ho fatto intorno alle 5:50, mi sembra, ho detto, sai, riproviamo a ricaricarlo e poi esco. L'ho ricaricato e sono uscita. Spoiler, nel giro di mezz'ora 400 visualizzazioni. E io non ci ho minimamente pensato. La sera poi è uscito il video più lungo, però non me ne è fregato assolutamente niente, non mi importava delle visualizzazioni, non mi importava degli iscritti. Semplicemente sono andata a letto ed è stato lì che c'è stato lo sgretolamento di un frammento della mia identità. Io tutte le sere, prima di addormentarmi, leggo sempre un libro. Adesso sto leggendo il libro di Jung, il libro rosso. Sto leggendo proprio questo libro perché parla dello sgretolamento dell'identità di Jung e quindi tutto quello che lui ha scritto effettivamente in molte cose mi ci ritrovo, soprattutto quando descrive la sofferenza che prova nel non trovare se stesso. Arrivata ad un certo punto, lui parla proprio con la sua anima, gli fa delle domande proprio perché non riesce a trovare la modalità per non soffrire più, per non avere più questo attaccamento alla sua vecchia identità. E dice proprio una frase che è quella del il segreto è nel non potere. Cosa significa? Significa che il segreto è proprio abbandonare le armi e smettere di combattere contro se stessi, le armi di una vecchia identità che non ci rappresenta più. Lì c'è stata una scissione, l'ho sentito, c'è stata un'eureka dentro di me, per cui io il pomeriggio avevo già abbandonato quegli strumenti che facevano parte della mia vecchia identità. Per cui la mia vecchia identità si attaccava, controllava in continuazione e credeva che il problema fosse fuori da sé, quindi il problema fosse YouTube, fossero le visualizzazioni, fosse l'algoritmo. Invece stavo combattendo solo e soltanto contro me stessa, utilizzavo quelle stesse armi della vecchia identità per combattere me stessa, per ritrovare me stessa. Perché questo significa accettare anche, arrendersi, anzi la parola che mi piace di più è arrendersi al fatto che temporaneamente non abbiamo gli strumenti. Non abbiamo gli strumenti per poter appunto magari
iniziare un nuovo percorso, un nuovo lavoro, non abbiamo gli strumenti per comprendere chi siamo, perché stiamo cercando di comprendere chi siamo con gli strumenti della vecchia identità. E quindi per me questo è stato un atto liberatorio, perché ho accettato che è così. Io non so chi sono, punto. Non posso trovarlo adesso. Non so dove mi porterà questo nuovo modo di fare video. Sarà un fallimento, sarà una nuova scoperta, sarà una vincita, sarà il miglior modo in cui funzionerà, non lo so. Ho molta paura, ho molta ansia, veramente tantissima. Penso che l'ansia che ho avuto oggi nel girare questo video non è nemmeno paragonabile all'ansia del primissimo video che ho girato. Proprio, però sento dentro che forse questa agitazione è perché è la strada giusta. È la modalità per cui secondo me possa aiutare veramente le persone allo stato attuale. Domani non lo so che succederà. Tant'è che poi ho anche voluto cercare online altre persone che hanno avuto questa profonda crisi d'identità prima di avere questa accettazione, perché mi sentivo un po' sola, non capita. E quindi sono andata a vedere, appunto, c'è Eckhart Tolle, c'è Jung, c'è Murakami, di cui ho letto il libro L'arte di correre proprio la scorsa settimana. E poi, dopo tutte queste che diciamo sono quelle più famose, la storia che più mi ha scioccato è stata proprio quella di Byron Katie, in cui lei praticamente era una donna di successo, aveva un business avviatissimo, ricchissima e aveva anche una famiglia. Il problema più grande di Byron Katie era proprio il fatto che lei soffrisse di una profonda crisi depressiva. Una crisi talmente forte che la famiglia stessa aveva paura dei suoi scatti d'ira. Ad un certo punto lei non poteva più andare avanti con questa crisi depressiva e ha deciso di farsi ricoverare all'interno di una clinica psichiatrica in America. E lei una mattina si è svegliata, dormiva sul pavimento perché era convinta di non meritarsi neanche di dormire nel letto. Lei si svegliò la mattina per terra in questa clinica e ad un certo punto si è resa conto di avere una blatta sul piede. Io penso che avrei anche vomitato per lo schifo. E invece è stato proprio in quel momento che Byron Katie si è fermata. C'è stato uno sgretolamento della sua identità quando la mente si è zittita, perché ha capito che in realtà non erano le persone esterne, gli eventi esterni che le procuravano questo profondo dolore, questa profonda depressione, ma era soltanto il suo modo di pensare e per come il suo modo di pensare la faceva reagire nel mondo esterno. Perché appunto, come vi ho detto prima, io avrei vomitato, avrei urlato. Il fatto è che le nostre reazioni, i nostri pensieri sono tutte cose che noi abbiamo interiorizzato e che noi crediamo ciecamente. Cioè noi pensiamo seriamente che tutto quello che ci passa nella nostra mente è vero, punto e basta. Ed infatti il deporre le proprie armi, l'accettare il fatto di non sapere semplicemente chi sono, senza la necessità di andarlo ossessivamente a cercare, ricercare quotidianamente, significa appunto attraversare una nuova fase in maniera quotidiana. Infatti io non so quello che succederà domani, non so quello che succederà la prossima settimana. So solo che voglio iniziare a vivere con questa nuova consapevolezza, di accettare semplicemente di non sapere più chi sono, di trovarmi semplicemente nel non potere. Voglio provare a fare questo tentativo, voglio vedere che cosa succederà, voglio vedere che cosa farà Ego non avendo più il controllo di dover gestire tutto quanto. Vi mostrerò com'è andata nella prossima puntata, lunedì prossimo.